Buongiorno a tutti, io sono Maurizio e oggi vi do 5 consigli per mantenersi in forma sul sax. Consiglio numero 1. Studiare tutti i giorni. Sembra una cosa scontata, però magari non abbiamo il tempo di studiare tutti quanti i giorni, allora preferiamo magari fare un'ora a settimana, un giorno a settimana, quando è il sabato, quando è la domenica. Però la cosa migliore per noi sarebbe riuscire a trovare un piccolo spazio per studiare tutti i giorni, anche che fossero solamente 15 minuti. Si fanno le cose principali e poi quando c'è il giorno che c'è più tempo per studiare si studia un po' di più, però la continuità è quella che poi a lungo termine dà i maggiori risultati. Quindi studiare tutti i giorni. Consiglio numero 2. Studiare con il metronomo. Il metronomo è uno strumento importante nello studio della musica in generale e del sax. Ci può essere utile in vari modi. Per esempio, abbiamo un passaggio tecnico che per noi è difficile, si mette il metronomo a una velocità lenta in cui il passaggio viene bene e si accelera gradualmente fino a portarlo alla velocità al quale si deve eseguire. Ma non vale solamente per i singoli passaggi tecnici, vale per esempio per lo studio delle scale in generale o degli arpeggi, cioè ci dà la possibilità di scoprire quali sono le nostre, tra virgolette, magagne, cioè quello che non ci viene bene, quello che ci mette in difficoltà, riusciamo a superarlo tramite l'utilizzo del metronomo, ma non perché il metronomo ci aiuta a superare, ma perché ci fa rendere conto di quali sono le nostre carenze. Consiglio numero 3. Studiare generi musicali diversi. Perché? Perché ogni genere musicale ha una sua caratteristica. Per esempio, suonare un brano di musica classica magari ci fa sviluppare il senso della melodia, il senso della frase musicale, il fraseggio musicale, ecco, magari il senso della liricità. Invece magari studiare uno studio funk può aiutarci invece a stare bene sul tempo, cioè a imparare ad essere ritmici con il sax. Oppure studiare l'improvvisazione, per esempio, ci può aiutare a sviluppare quella parte nostra creativa che poi ci permetterà in futuro di suonare la nostra musica, cioè di imparare a sviluppare in maniera estemporanea delle melodie. Ma soprattutto studiare generi musicali diversi ci dà quella flessibilità che è molto importante nella musica. Consiglio numero 4. Allenare l'orecchio. Io consiglio sempre di sviluppare l'orecchio oltre alla lettura, perché tramite l'orecchio noi riusciamo a trovare delle melodie di cui non conosciamo le note ma conosciamo il motivo. Oppure, per esempio, se non conosciamo una melodia e non abbiamo lo spartito, ascoltandolo tramite il CD oppure tramite YouTube, riusciamo a trovare le note tramite l'orecchio. Poi ci serve per l'intonazione. Faccio sempre questi due esempi per sviluppare l'orecchio. Uno è prendere una melodia che noi conosciamo a mente e cercare le note, quindi una melodia che conosciamo e provare a ricrearla con il sax. E poi un altro modo per sviluppare l'orecchio invece è cercare magari una melodia che non conosciamo, ascoltando mano a mano e provando a rifarla con il sax. Consiglio numero 5 è studiare con un amico. Io penso che sia veramente importante studiare con un amico. Intanto, se abbiamo un amico che suona il sax e è su per giù al nostro stesso livello, studiare insieme può essere uno stimolo per tutte e due le persone. Prima di tutto perché una persona, il nostro amico, può essere molto bravo in una cosa in cui noi siamo meno bravi, e noi possiamo essere molto bravi in una cosa in cui il nostro amico è meno bravo. Cioè, mettendoci a confronto possiamo imparare dal nostro amico quelle che sono le nostre difficoltà e aiutarci a superarle, e allo stesso modo il nostro amico può imparare da noi. Quindi inoltre abbiamo un feedback istantaneo, cioè io suono una cosa e il mio amico mi dice: guarda, questa cosa secondo me l'hai fatta bene piuttosto che l'hai fatta male, e allo stesso modo noi per il nostro amico. Inoltre non è che bisogna per forza studiare insieme facendo dei duetti o studiando le stesse cose, si può anche studiare stando uno in una stanza, uno in un'altra stanza, però è uno stimolo per non lasciarsi andare, per studiare proprio, perché magari sentire il nostro amico che sta studiando in un'altra stanza
ci aiuta a studiare pure noi, a non rimanere indietro, a darci da fare. Io mi ricordo quando stavo al conservatorio che spesso andavo a studiare a casa del mio amico e studiavamo in due stanze diverse, poi ogni tanto ci incontravamo, ci bevevamo un caffè e passavano le ore così, insomma. Ecco, quindi studiare con un amico è molto importante. Vi ringrazio di aver visto il mio video fino alla fine. Io sono molto felice che mi seguite, la mia pagina ha superato i 200 iscritti, per me è una cosa che mi fa molto piacere. Se volete vi potete ancora, chi non si è iscritto, iscrivere al mio canale, poi c'è il mio canale YouTube, appunto Maurizio Leoni Sax, c'è il sito internet Maurizio Leoni Sax, c'è la pagina Facebook Maurizio Leoni Sax, c'è Instagram Maurizio Leoni Sax. Sono un po' dappertutto in questi social, ogni tanto pubblico qualche trascrizione oppure qualche breve video dove suono qualcosa di estemporaneo, oppure magari presento un concerto che devo fare. Ecco, insomma, tenetevi aggiornati e seguitemi nei vari social. Va bene? Vi ringrazio molto. Lasciatemi la vostra email, mi potete scrivere a maurizioleonisax@gmail.com. Se mi scrivete io vi rispondo, se avete delle domande, delle cose, poi scrivete nei commenti, io rispondo molto velocemente nei commenti. Va bene? Vi ringrazio e ciao, arrivederci. Ciao.